Benvenuti a Quebec City, Canada, 500.000 abitanti di cultura francese e soprattutto benvenuti lungo il fiume San Lorenzo, il protagonista indiscusso dei nostri racconti nei prossimi giorni. Nella bella Quebec City, una città insolita per la vela che custodisce questo evento come una perla rara e lo attende ora da 8 anni, essendo saltata l'edizione del periodo del Covid, ritroviamo il Class 40 Ibsa che avevamo lasciato meno di 2 mesi fa a New York, all'ombra della Statua della Libertà. Insieme ad altri 24 Class 40 è ormeggiata nel bacino Louise, protetta da una spettacolare chiusa a 4 giorni dal via della 10ª edizione della Transat Quebec Saint-Malo, la transatlantica di rientro in Europa in partenza domenica 30 giugno. Per questa regata Alberto Bona ha scelto come equipaggio Pablo Santurce dell'Arco e Luca Rosetti. Oggi, tra sole e pioggia, Alberto ci ha ospitato a bordo del Class 40 e ha descritto nei dettagli il percorso di questa bellissima prova, mostrando tutta la sua voglia di partire per le 2.897 miglia di navigazione, di cui circa 300 da percorrere, ed è una prima volta su un fiume tra navi, portacontainer e balene. Diciamo che la parte difficile del fiume sono in realtà queste prime 140 miglia e in più poi siamo limitati, no, per la profondità, saremo in tanti, siamo una flotta, che vuol dire tante manovre con tanta gente di fianco di notte fino a dove il fiume respira nei due sensi con le correnti di marea. Sono 150 miglia che segna un po' il limite di dove la corrente entrante riesce a contrastare il fiume, diciamo. Dopodiché c'è la corrente di Gaspé, che è una corrente portante che sta vicino alla costa sud. Quindi diciamo che dopo le altre 150 miglia per uscire sono normalmente relativamente più semplici, no? Su tutto il fiume ci sono le balene, dovremmo fare attenzione. Dopo il fiume c'è questa zona un po', diciamo che passiamo dal fiume a più una regata costiera, perché c'è ancora Terranova, c'è l'arcipelago delle Madeleine, quindi ci sono ancora 200 miglia per entrare veramente in oceano. La Quebec Saint-Malo è una bellissima regata anche perché le condizioni lì dovrebbero essere buone per noi, dovrebbero essere delle condizioni di portanti, di spio o reaching, quindi normalmente c'è l'alta pressione, se c'è l'alta pressione in posizione è una bellissima regata, è leggendaria anche per quello, perché cioè, dovremmo essere di poppa e dovremmo poi togliercela molto velocemente. La bellezza di sta regata è appunto questa parte da Terranova la vera traversata dell'Atlantico. Normalmente dovremmo trovare venti favorevoli. È possibile che arriveremo da nord, ma non è detto, potremmo anche tirare una linea bella tesa, speriamo. Un atterraggio in costa di una regata oceanica, soprattutto dove ci sono tante correnti e se non c'è tanto vento può rimescolare le carte molto vicino all'arrivo, quindi sicuramente sarà una zona dove fare molta attenzione e rimanere concentrati fino alla fine.